Allora, abbiamo deciso di venire a Bolgheri, volevamo stare vicino al mare, volevamo fare del vino e capire la relazione tra il vino e la terra sulla quale sono piantate le vigne. Abbiamo piantato i vitigni che si usano per fare la DOC Bolgheri, che sono i vitigni internazionali, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Petit Verdot, ma anche Sangiovese, perché siamo fiorentini e volevamo comunque continuare la tradizione del vino di Sangiovese in questa zona, tradizione che dura dagli Etruschi, quindi non potevamo dimenticarla. Abbiamo immediatamente preso un approccio sicuramente più naturale, abbiamo fatto per passaggi e quindi abbiamo prima attuato l'agricoltura integrata nel 2007-2008, dal 2010 siamo biologici certificati, dal 2017 siamo biodinamici certificati e siamo gli unici a Bolgheri. Abbiamo scelto un luogo molto naturale, molto particolare, vedete è vicino a un bosco, è vicino a un corso d'acqua sempre pieno di risorse, ha molta energia, c'è una grande biodiversità non solo vegetale ma anche animale. È un'azienda molto piccola, abbiamo recuperato dei vecchi edifici, dei ruderi, io sono un architetto quindi per me era ciccia per i miei denti, diciamo, e abbiamo piantato 3,5 ettari e quando la stagione è una stagione buona arriviamo a fare circa 15.000 bottiglie. La viticoltura biodinamica è una viticoltura che si distingue da quella biologica più che altro per 4 regole principali. La vendemmia deve essere fatta a mano, soltanto a mano, in modo tale da poter intervenire sui filari più volte e scegliendo i grappoli, lasciando indietro magari dei grappoli che devono ancora maturare per avere una vendemmia selezionata. La seconda regola è che il vino biodinamico non può essere modificato da un punto di vista dell'alcol, cioè durante la fermentazione noi non possiamo introdurre del mosto concentrato per innalzare il livello di zucchero e quindi di alcol. La terza regola, la fermentazione dei vini avviene in maniera naturale, cioè solo con i lieviti presenti sui grappoli. La quarta regola, che è l'ultima, riguarda la cantina. Nella cantina biodinamica si può usare soltanto i solfiti, il limite è molto più basso che in biologico. Possiamo usare la microfiltrazione che serve semplicemente meccanicamente per eliminare delle impurità e raramente quando il vino deve essere purificato usiamo la bentonite che è una argilla, quindi un prodotto naturale. Qual è il vostro approccio all'innovazione in agricoltura? Le innovazioni in agricoltura secondo me sono una grande idea e sono un'opportunità che anche un piccolo viticoltore come noi deve assolutamente seguire e cogliere. Sono generalmente tecnologie poco impattanti, quindi sostenibili, evolute e quindi pretendono una formazione, una preparazione, un'assistenza da parte di chi ti fa da consulente, in questo caso Agrobit. Quindi io sono assolutamente non solo favorevole ma proprio curiosa, ansiosa e avida, diciamo, delle nuove tecnologie. Quali erano le principali difficoltà o esigenze prima di iniziare a collaborare con Agrobit? La principale difficoltà era la vendemmia. Ovviamente noi anche così piccoli, con 3,5 ettari, facevamo la vendemmia campo per campo, raccogliendo dall'inizio alla fine del campo in maniera generica e quindi mettevamo insieme tutte le piante che avevano mediamente, alla fine era una media della resa di ogni zona. Con Agrobit siamo riusciti a identificare vigneto per vigneto le rese parziali, le rese relative ad ogni zona. Abbiamo con la mappa di vigoria suddiviso i vigneti in 3 zone, bassa vigoria, media vigoria, alta vigoria, e a questa vigoria è relazionata la produzione, quindi bassa vigoria solo 6 grappoli a pianta e sono i vigneti che raccogliamo per la selezione migliore, per il superiore, e in questa maniera arriviamo a definire la qualità del vino direttamente in campo, cioè noi è chiaro che la qualità del vino dipende dalla resa e quindi se in una zona io ho una resa di 40 quintali ad ettaro invece che 80 come dice il disciplinare, ovviamente quel vino è assolutamente molto più pregiato perché è selezionato. Ormai dal 2019 lo facciamo regolarmente, siamo diventati anche abbastanza bravini a applicare la mappa e a capire le eventuali problematiche e quindi siamo molto soddisfatti. Cosa ti ha spinto a cercare una soluzione digitale per la tua azienda?
Allora, sicuramente il fatto di evolversi da un punto di vista di un'azienda, di un'impresa è molto divertente, e evolversi vuol dire anche adottare tecniche nuove. Nel caso del digitale, il digitale in agricoltura è una novità, e quindi il digitale è un modo per avere sotto mano in maniera rapida i dati del tuo vigneto, i dati della tua produzione, la situazione di evoluzione del vigneto in modo rapido e concentrato. Ti dà, non è l'illusione, è proprio la speranza, la certezza di arrivare ad una maggiore conoscenza scientifica, ovviamente, cioè validata da risultati dimostrabili, del tuo vigneto, della tua produzione. Come hai conosciuto Agrobit e i suoi servizi? Mi sembra nel febbraio del 2019 ci fu una conferenza a Pisa, all'Università di Pisa, sulle tecnologie e l'agricoltura. Era febbraio, non si era ancora cominciato a potare, avevo un po' di tempo, mi interessava l'argomento, sicché andai a seguire la conferenza e conobbi sia Simone Carziotis che Niccolò Bartaloni, che fecero i loro interventi. Alla fine della conferenza li contattai di persona, ero lì e li invitai nel vigneto dicendo: mi interessa quello che avete detto, vorrei applicarlo nella nostra azienda, noi siamo molto piccoli, però credo che anche la piccola dimensione non debba frenare, anzi possa essere un maggior spunto per diventare più grandi da un punto di vista così dell'approccio e delle modalità. E nel 19 agosto si fece la prima mappa di vigoria per la vendemmia 2019, quindi sono molto contenta. Quale delle soluzioni utilizzi attualmente e in che modo le integri nel tuo lavoro quotidiano? La mappa di vigoria è, lo strumento che uso di più, in particolare nella vendemmia, però la stessa mappa può darti un'indicazione di come sviluppano le piante, quindi se nel corso del ciclo verde si riesce a dare una controllata alla dimensione del volume delle foglie delle piante e proporzionare i trattamenti a un dato rilevato con il drone, rilevato scientificamente, chiaramente ci si avvicina sempre più alla perfezione, per non dare troppo trattamento in un momento nel quale non ce ne sarebbe bisogno, o per non darne poco, perché poi magari invece non proteggi le piante. Quindi specialmente nell'agricoltura naturale è fondamentale essere precisi. Ci sono stati risultati concreti o miglioramenti che hai notato da quando la utilizzi? Sì, allora noi sicuramente abbiamo adottato dal 2019, con questa mappa di vigoria, abbiamo adottato un nuovo sistema di vendemmiare. Questo sistema, messo a punto negli anni, perché non è che il primo anno abbiamo fatto alla perfezione, ovviamente nel corso degli anni riusciamo a calibrare bene il nostro sforzo seguendo la mappa, e ci siamo ritrovati a definire qualità dei vini direttamente dalla vendemmia, qualità specifiche di ogni partita di vino raccolta rispettando la zona di vigoria, tale che ci ha semplificato molto la scelta del blend, perché noi non partivamo più facendo un blend soggettivo, cioè mettiamo insieme vini di varietà diverse, ma mettevamo insieme vini di qualità, della stessa qualità, venivano dalla stessa resa, e quindi ovviamente la qualità del vino è stata immediatamente chiara. C'è una funzionalità o un aspetto che trovi particolarmente utile o innovativo? Allora, particolarmente utile e innovativo può essere il fatto di riuscire a monitorare lo stato dei vigneti stagione per stagione, fase per fase, avere un archivio di quello che è stato anche la storia delle stagioni precedenti, in modo da prendere esperienze, prendere spunto per nuovi approcci o nuove modalità di gestione della chioma. A chi consiglieresti di utilizzare i nostri strumenti digitali? Sicuramente viticoltori che puntano alla qualità, cioè viticoltori che hanno voglia di sviluppare la loro attività in funzione di una maggiore definizione della qualità dei vini. Quindi sicuramente consiglio ai viticoltori di cominciare a informarsi, di cominciare a sfruttarle. Sono delle cose che non sono particolarmente impegnative anche da un punto di vista gestionale dell'azienda, e che ti danno sicuramente una immediata verifica della qualità prodotta del vino.
Come vedi l'evoluzione dell'agricoltura digitale nei prossimi anni? Naturalmente vedo molto proficuo il rapporto tra il vignaiolo che chiarisce le sue esigenze, le sue necessità, con il ricercatore, con la struttura che ti dà la consulenza. Cioè è chiaro che bisogna creare una relazione forte tra chi deve sfruttare queste tecnologie e chi offre consulenze e tecnologie. È molto importante mettere a fuoco le esigenze del vignaiolo. In sintesi, secondo me il valore aggiunto è proprio questa qualità migliore immediatamente identificabile dal vino prodotto in campo, selezionato con queste tecnologie, con queste mappe di vigoria.